Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao, la nostra società è una giungla in cui il più forte mangia il più debole, come se 2000 anni di cristianesimo non fossero serviti a niente. Possibile che l'unica strada sia quella del predominio l'uno sull'altro? E sempre riflettendo sui valori e le virtù che sono necessari per vivere, credo che vale la pena di ricordare come la nostra sopravvivenza, quella relazionale, ma poi soprattutto quella sociale e lavorativa, è fondata su alcuni valori dominanti, quali per esempio l'opportunismo. Opportunismo non è in sé una brutta parola, vuol dire semplicemente che bisogna cogliere le opportunità. Oppure il cinismo, che è una forma di spudoratezza, essere spudorati per raggiungere in qualche modo un obiettivo, soprattutto un obiettivo innovativo. Oppure ancora la capacità di essere tutto sommato dei predatori sociali, anche perché il darwinismo sociale, cioè in qualche modo la selezione a cui siamo tutti sottoposti, oggi è diventata veramente molto imponente. Imponente si comprende bene, modificando le età, i cicli di vita, facendoli diventare più ristretti, per cui se uno fuoriesce dal mondo del lavoro a una certa età che fino a ieri si considerava ancora un'età di piena maturità, oggi rischia di diventare facilmente un disoccupato. Bene, detto tutto questo, a me viene questa bella immagine che si usa oggi dire, è un po' una metafora, non vorrei trasformarla in qualcosa di troppo scientifico, che è quello di dire se noi siamo, come dire, figli degli scimpanzé o dei bonobo. Allora si sa bene che lo scimpanzé è un animale che ha un istinto predatore, un istinto di dominio, un istinto aggressivo, dunque che usa la sua aggressività per dominare, per conquistare, per in qualche modo determinare la sua potenza. C'è questa sorta di volontà di potenza nello scimpanzé che si manifesta. Allora, evidentemente qualcuno potrebbe dire che è vero che noi, l'uomo, è l'uomo d'Occidente, è l'uomo soprattutto di questo tempo in cui, come dire, la performance è al cuore di ogni, come dire, realizzazione, in cui bisogna in qualche modo sfondare, che la dimensione da scimpanzé sia quella dominante, sia quella necessaria. C'è però un'altra versione. E se fosse possibile essere figli dei bonobo? I bonobo sono uno scimpanzé più piccolo, cioè una scimmia più piccola, che ci insegnano gli etologi, ce l'hanno insegnato, ha delle caratteristiche particolari, che quando si trova di fronte a un conflitto non lo risolve attraverso la forza, attraverso la dominazione, ma attraverso dei gesti amorevoli, dei gesti persino sessuali, dei gesti in cui si trasforma l'aggressività che il conflitto contiene in un'attitudine in qualche modo di amorevolezza, di amicizia, di carezzevole rapporto, di tenerezza. Allora, evidentemente, al di là del dato etologico, io penso che quanto sarebbe interessante immaginare una società che riesca almeno in parte a recuperare qualche cosa della cultura bonobo, quindi a dare e a porre al cuore delle sue riflessioni, delle riflessioni sulle sue virtù e sui suoi valori, senza forse eliminare il fatto che siamo uomini del conflitto, siamo uomini in qualche modo che vivono nell'area di Polemos, però recuperare qualcosa, e ne abbiamo un grande bisogno, di quella che chiamiamo l'area della tenerezza, l'area della carezza, l'area del dono, l'area della generosità, l'area della reciprocità generosa, l'area dell'amicizia. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.